away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. And don't you look back. And don't you look back. Una buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Connessi con se stessi, il nostro programma del mercoledì dove ci ritroviamo, riflettiamo insieme e cerchiamo di trovare delle risposte un po' alle nostre domande ed aumentare appunto la nostra consapevolezza. Per chi non riuscisse a vedere la puntata, sul sito www.radiopiper.it, sulla sezione podcast, potete ritrovare tutte le puntate precedenti, per cui chi non riesce a vederla tutta o per motivi di impegni non riesce a vedere la puntata sa che può ritrovarla lì. E il resto che ascolta in diretta ovviamente sempre qui su Radio Piper, FM 88.8 e 93.8, nel resto del mondo sulla app Radio Piper o in streaming dal sito di www.radiopiper.it, in diretta visiva su YouTube Radio Piper, Facebook Radio Piper e Facebook Piper Club. Ecco, per cui stasera una serata, una puntata un po' particolare,
perché ho notato che questa è la 9ª puntata che va in onda il 9 di marzo e alle ore 9, per cui ci sono 3 volte 9. Io di numerologia non mi intendo, se qualcuno di voi se ne intende, cioè, è pregato a scrivermi e magari dirmi a cosa corrispondono questi numeri, cosa sono, insomma, ecco, perché 3 volte 9 in una puntata è una cosa un po' particolare, ecco, non penso capiti spesso. Detto questo, andiamo avanti. Prima di procedere volevo leggervi un paio di punti che stavo pensando proprio stamattina, perché quando inizio il programma non mi sento mai all'altezza di magari delle vostre aspettative, per cui guardo sempre il cielo, vado sul terrazzo e chiedo lassù magari se riescono a darmi un po' di illuminazione per voi che avete dedicato il vostro tempo ad ascoltarci, ecco. Per cui comunque un paio di punti che mi ero scritto oggi che fanno un po' riflettere sono questi che ci tenevo appunto a leggervi, ecco. Noi per primi dobbiamo essere coscienti e convinti del nostro percorso, della strada che abbiamo scelto di percorrere. Non guardiamo fuori ma dentro. Le persone cercano di abbassare le nostre frequenze per indebolirci e comandarci meglio. Noi non dobbiamo distrarci o cadremo nelle loro trappole. Abbiamo una vita da vivere, abbiamo un viaggio da fare. Non abbiamo tempo da perdere, perché il tempo è limitato, è il bene più prezioso che abbiamo, il tempo e la salute. Non abbiamo tempo da perdere ed il tempo fisico è poco, per cui diamoci da fare. Il senso di quello che ho scritto è: dobbiamo essere convinti e coscienti di quello che facciamo, perché quando noi siamo completi in noi stessi, o comunque sia cerchiamo la completezza, l'illuminazione, un qualcosa con noi stessi e quello che ci connette con l'alto, non siamo più toccati da niente che succede. Vedo adesso sono tutti impanicati e la guerra e questo, quell'altro, eccetera. Ci sono sempre state, fin dal tempo dei primitivi, per cui non è niente di nuovo. Quello che cambia è noi, la nostra coscienza in noi stessi. Dobbiamo stare centrati in noi stessi, se no saremo sempre vittime di qualsiasi colpo di vento, e questo e quell'altro, e titin e titon, e non vivremo una nostra vita, ma saremo scombussolati come delle marionette in base a cosa viene pubblicizzato di più al momento sulla telefinzione. Per cui è importante stare centrati su noi stessi, perché è la nostra vita, è il nostro cammino ed è temporaneo e il tempo non è così tanto, ecco. Dipenderà da ognuno di noi, da quanto ci crediamo in noi stessi, senza cedimenti, sapendo che la nostra libera scelta andrà sempre difesa. La libertà non è mai gratuita ed è impegnativa. La schiavitù invece è semplice, basta obbedire a qualsiasi cosa. Per cui dipende da noi cosa vogliamo fare, se vogliamo elevarci ed essere convinti e costanti, senza distrazione, ogni giorno in quello che vogliamo, o vivere in base a quello che ci dicono. Un piatto da mangiare non manca nemmeno agli schiavi, mai mancato. Quello che manca è la coscienza individuale, che quello comporta una ricerca, una costanza, per cui dobbiamo essere convinti in quello che facciamo senza distrarci, frequentare persone che sono simili a noi, che ci possono aiutare ad andare avanti nel nostro cammino, a scambiarci riflessioni, opinioni, ad aiutare l'un l'altro, perché l'unione fa la forza e dobbiamo unirci con i nostri simili. Io la vedo così. Ci tenevo a dirvi questi punti perché sono punti importanti, che dobbiamo sapere il perché ci colleghiamo qui a questo programma. Non è che ci colleghiamo perché c'è Edward che parla, no, questo non lo vorrei io in primis. Quello che io vorrei, cioè per una riuscita, è che tutti ci colleghiamo con noi stessi, e tramite la parola magari vostra, quello che mi scrivete,
quello che chi di voi viene qui e parla al programma, porta la sua testimonianza, qualcosa che magari posso dire io, tutti insieme portiamo a una consapevolezza maggiore. Ecco, questo è lo scopo del programma. Per cui questa sera con noi abbiamo l'Adriana. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Ecco, Adriana, cosa vorresti portare come tua testimonianza questa sera, visto che sei ricca di tante cose? Allora, portiamo un pochettino di argomenti, anche quelli che erano stati presentati prima, cioè le zone energetiche, gli Stargate, gli Starseed, tutte queste cose che possono aiutare per capire quello a cui stiamo andando incontro, quello che ci prospetta il futuro. Anche, che so, come influisce la fisica quantistica sul nostro concepire la spiritualità, il mondo in cui viviamo, perché è tutto collegato. Sono cose abbastanza, diciamo, logiche, quindi è molto più semplice spiegarle con la fisica quantistica, che spiega chiaramente le cose, con dei dati anche, quindi è molto lineare. Ok. Vorresti magari cominciare a parlarci dei portali temporali? Allora sì, i portali temporali o gli Stargate praticamente sono dei portali che attraverso un cambio di diciamo densità della materia portano esseri e cose in altri posti nell'universo, che possono essere anche altre dimensioni o altri universi. Ci sono, qui nel mondo ce ne sono, però non siamo più in grado di adoperarli. Si facevano in antichità, venivano usati e servivano non solo per noi, per spostarci da un pianeta all'altro, ma anche per altri alieni per venire qui da noi. Infatti ci sono tanti alieni che hanno usufruito di questi portali per venire qui da noi, sostare per un certo periodo perché avevano problemi dove vivevano, nel mondo dove vivevano loro, e se ne sono anche andati. Altri sono rimasti, si sono fusi con la popolazione, altri hanno fatto esperimenti, diciamo, genetici nel nostro pianeta, quindi noi siamo una fusione di tutto un po'. Però, Questo, sì. Ma questo è più o meno in che ere di antichità succedevano? Allora, che è un po' difficile parlare perché noi parliamo, allora, l'era dei Sumeri era già tutto avvenuto, diciamo, quindi era antecedentemente all'età sumerica, quindi molto prima. Questi alieni sono venuti qua per problemi logistici loro, perché alcuni hanno fatto esplodere il loro pianeta. Infatti, diciamo, l'anello degli asteroidi che si trova nel nostro sistema solare è un pianeta esploso, ed era quello di alcuni alieni che ci vivevano sopra, che a causa di una guerra l'hanno fatto esplodere, quindi hanno dovuto prima trasferirsi su Marte. Lì purtroppo sono entrati in guerra con altri, hanno perso l'atmosfera di Marte, si sono trasferiti in primis sulla Luna e poi da lì sono scesi sulla Terra, e sulla Terra hanno vari tipi di alieni, non solo sia di un tipo che di un altro, insomma ce ne sono stati vari che sono venuti sulla Terra, e quando sono arrivati sulla Terra hanno messo in atto questi esperimenti genetici. Ne parla anche la Bibbia, perché alla fin fine, quando parla di Adamo ed Eva, parla di un esperimento genetico. Praticamente dice che Eva è stata costruita, cioè l'hanno tirata fuori dal fianco di Adamo, non da una costola, perché se tu leggi lentamente la Bibbia non c'è scritto che hanno tirato fuori una costola e hanno fatto Eva, ma in realtà da un lato, cioè hanno tirato fuori del midollo, diciamo del DNA, e hanno costruito Eva con questo DNA. Hanno fatto vari tipi di umani, dovrebbero esserci circa 22 linee genetiche diverse che poi si sono mescolate fra di loro. E questo è più o meno, ma io questi discorsi li so in maniera abbastanza, diciamo, superficiale. C'è qualcuno che magari li sa in maniera molto più
specifica. Io li conosco così in maniera un po' più superficiale. Sì. No, perché è interessante notare proprio anche come nei tempi dell'antichità, cioè che noi consideriamo magari ancora in un'era un po' primitiva, però venivano disegnati degli alieni con delle teste Esatto. esagonali, cioè anche sì, piramidali, venivano sì. disegnati anche velivoli che volavano, Sì, per sì, cui sì, mi sì. chiedo, cioè, se questi nemmeno sapevano volare niente, come facevano a disegnare queste cose? Vuol dire che avevano avuto degli incontri con Certo, un qualcosa di più alto, diciamo. Anche tu guardi, in realtà le piramidi sono più antiche, quelle di Egitto, sono più antiche di quello che vogliono farci credere. In realtà hanno oltre 10.000 anni. Ed è un'epoca come quella che c'erano tutti questi sconvolgimenti fra alieni, c'erano queste interazioni fra alieni e gli abitanti della Terra. In quel periodo lì ci sono stati grandi movimentazioni, cioè c'erano velivoli che si spostavano da un posto all'altro, tutte cose che poi ci sono anche su dei testi indiani, ci sono scritte queste cose qua, non è che sono presenti solo in alcuni disegni Maya o in altre cose, no, si trovano un po' tutto il mondo queste testimonianze che spiegano e durante questo periodo c'erano anche questi portali che permettevano di andare praticamente da un posto all'altro dell'universo in maniera abbastanza veloce, saltando degli spazi che, perché noi concepiamo lo spazio in maniera abbastanza strana, saltando degli spazi quelli che noi consideriamo spazi enormi. In realtà per la fisica quantistica lo spazio non esiste. Cioè è tutto lì, immediatamente lì, come il tempo. Il tempo è sempre lì, passato, futuro, presente, è tutto nello stesso momento. E anche lo spazio avviene tutto nello stesso posto. Non ci sono distanze, non ci sono distanze. Ci sono degli esperimenti che hanno fatto anche, hanno preso 2 elettroni di uno stesso atomo e l'hanno portato uno nel laboratorio del Gran Sasso e un altro al CERN, e hanno prodotto una rotazione in uno dei due. Nello stesso istante anche l'altro elettrone si muoveva allo stesso modo. Quindi non esiste lo spazio, sono 700 e passa chilometri di distanza, quindi non esiste spazio per la fisica quantistica. Anche noi facciamo parte poi di tutto questo del tutt'uno, noi siamo universo, noi siamo l'universo. Non è che facciamo parte dell'universo, noi siamo l'universo, è diverso. Cioè, come posso spiegare? Praticamente è come se noi fossimo, tu immagina una grande vasca d'acqua, mettiamo 2 cubetti di ghiaccio all'interno di questa vasca d'acqua, tu dici sono distanti 1 metro e sono dentro questa vasca d'acqua, se li sciogli, che distanza c'è? No, non c'è nessuna distanza, fanno tutto parte di tutta quell'acqua lì. Quindi noi siamo come se fossimo quei cubetti lì. Quando ci sciogliamo noi diventiamo parte, ma noi siamo già parte del tutt'uno, quindi noi siamo già universo. Infatti ci sono stati degli studi su persone che hanno avuto esperienze post mortem che per fortuna sono ritornati in qua, e quando gli facevano una domanda che cos'è l'universo, anche i bambini rispondevano siamo noi l'universo. Quindi questo non si può ignorare. Hanno chiesto a tantissime persone, ci sono tantissime testimonianze e tutti dicono la stessa cosa. Quindi qualcosa di bello pesante, cioè non bisogna ignorare queste cose. Ok, ma noi siamo un universo a livello fisico, a livello di energia, a livello in che senso? Tutto, sia fisico è relativo fisico, perché poi anche la massa è solo energia, è solo alla fine siamo solo energia. Nell'infinitamente piccolo trovi l'infinitamente grande. Se tu vai in un atomo e continui a scavarci, troverai un universo all'interno. È lo stesso, se tu guardi da lontano un universo ti sembra di vedere un atomo, quindi alla fine tutto gira, tutto lì, come quando tu hai lo schermo di un computer che esci da una parte e ritorni dall'altra.
è tutto, anche per le cose grandi, le cose piccole, che noi crediamo che siano grandi o piccole, in realtà non c'è dimensione, neanche la dimensione, se non ci sono spazi, anche le dimensioni non ci sono. Cosa succede? Che praticamente se tu ritorni, fai il giro, diciamo, se tu riesci a fare il giro, che non è possibile perché è una cosa infinita, delle cose infinitamente grandi su quelle infinitamente piccole, ritorni lì. Quindi è tutto una cosa sola. È tutto energia. Noi siamo energia. Praticamente la materia È in sé per energia. sé, sì, però diciamo la materia è forse inerme, ma nel momento che viene vissuta gli arriva l'energia? No, la No. materia è energia. Non è che deve essere vissuta, la materia, per formare la materia c'è l'energia che forma la materia. Noi siamo formati da materia che è energia. Quindi, non so, tu prendi anche le cellule, c'è il nucleo, vai dentro, ci sono gli atomi all'interno ci sono i bosoni, vai dentro ancora, tu praticamente questi sono tenuti insieme. Questi elementi sono tenuti insieme solo dall'energia, però all'interno di queste particelle c'è qualcosa? Cosa c'è? Solo energia. Noi siamo energia. Ed ecco perché attraverso i spazi temporali, i portali temporali Si riescono può, perché- a ricomporsi dall'altra parte. Perché è praticamente. solo energia, è solo l'energia, la sposti, cioè la trasmuti, è sempre quella. Non è così, cioè bisogna cercare di concepire le cose senza darsi dei paletti. Il problema è che noi cresciamo con questa idea di diciamo inquadrarci in certi concetti, come lo spazio, come il tempo, come anche solamente le culture che ci danno, la religione che ci dice certe cose. È tutto abbastanza diciamo che qualcosa che ti tarpa le ali, non ti permette alla mente di volare oltre. In realtà noi avremo capacità enormi se fossimo solo in grado di capire come togliere questi paletti che ci sono stati inculcati dalla nascita. Vengono inculcati proprio perché sennò tu capiresti tante robe e non vivresti una vita da sottomesso praticamente. Esattamente, questi paletti servono appunto per farci vivere schiavi. Perché ci sono degli esseri che vivono delle nostre basse vibrazioni. Essendo noi energia, emettiamo delle vibrazioni. Se noi siamo addormentati, se noi non reagiamo, le nostre vibrazioni saranno basse. Questi si nutrono delle nostre basse vibrazioni e va bene così. Se noi le alziamo, loro praticamente si affamano. Sono affamati, hanno bisogno di queste nostre basse vibrazioni e fanno di tutto per renderci schiavi in modo che le nostre vibrazioni si abbassino. Sì, perché ci sono delle persone anche nel passato, anche nella storia, ma che neanche tanto lontana, che riuscivano a materializzare le cose. Sì, guarda anche solamente Gesù, che è riuscito a risorgere. Praticamente è passare attraverso la sindone, perché alla fine è passato attraverso la sindone perché era intatta, quindi anche quello è un passaggio di energia. Sì, lui era in grado di fare queste cose perché era uno starseed, appunto, di quelli diciamo un po' più evoluti, perché ci sono vari tipi a livelli di starseed, che sono questi esseri che vengono sulla Terra per insegnare, per risvegliare le coscienze, per insegnare, per incanalare la gente verso quello che è il suo vero scopo, la sua vera vita, verso la realtà. Sono praticamente questi specie di soldati che vengono mandati dopo una serie di ovviamente per loro non è facile, perché venendo da altri posti, hanno magari dimensioni diverse, quindi devono adattarsi alla nostra dimensione. L'unica cosa è che si dimenticano quello che sono fino ad un certo punto, quando poi c'è il risveglio. Quando poi c'è il risveglio, loro capiscono che sono venuti in questo mondo per un ruolo, ed è quello di svegliare le coscienze.
di insegnare quello che sanno. Ovviamente non possono cambiare le sorti se uno non vuole, cioè non possono obbligare la gente a fare quello che vogliono loro, perché il libero arbitrio è una cosa sacra su cui tutto l'intero universo si perne. Quindi non possono importi delle cose. Però cosa fanno questi? Ti insegnano come fare per evolverti, e sono come degli insegnanti, cioè sono delle cioè qua sulla Terra, diciamo, gli Starseed sono delle persone che sembrano delle persone normali, però hanno quel qualcosa in più che permette alla gente di risvegliarsi. Per cui diciamo ci sono vari livelli di Sì, Starseed, sì, tipo sì, c'erano sì. tipo quelli che sono discesi, tipo i Messia, cose Sì, eccetera. sì, io ti dico che so, Eh. Siddhartha, Gesù, addirittura Gesù pensano che sia pleiadiano, che cioè nel senso che venga dalle Pleiadi, che da lì ci sono degli esseri praticamente solo di luce, quindi sono molto più evoluti rispetto ad altri Starseed che sono venuti qua, che sono magari con dimensioni leggermente simili alla nostra. Ci sono vari livelli. Poi, oltretutto, adesso ce ne sono, sono sempre venuti sulla Terra. Dagli anni 60 in qua c'è stato un boom di Starseed, perché c'è questa. Adesso ci sta per essere un salto quantico di evoluzione della Terra, dell'umanità. L'umanità si deve evolvere e quindi hanno bisogno di una spinta, di un aiuto. E quindi dagli anni 60 in qua ne sono scesi parecchi qua sul nostro pianeta per insegnare. Questi, ti dico, sono, che so, i bambini indaco, i bambini arcobaleno, dagli anni 60 stanno cominciando. E ci sono, io penso che questi Starseed vengono per una o due vite, vengono introdotti nella Terra per una o due vite per imparare un pochettino a familiarizzare con ovviamente l'ambiente, perché non è così facile. E poi dopo, nell'ultima vita, praticamente vanno con l'insegnamento, aprono, capiscono chi sono e incominciano ad insegnare. Come si fanno a riconoscere? Si riconoscono loro. Loro da bambini erano dei bambini un po' asociali, si trovano a disagio, loro si sentono sempre come se fossero degli stranieri qua, hanno la sensazione di non appartenere neanche alla propria famiglia d'origine, cioè non si sentono parte di questo mondo, lo sanno. Loro fino ad un certo punto credono di essere diciamo degli asociali, e poi ad un certo punto hanno un risveglio che può essere graduale oppure a causa di qualcosa, di un avvenimento, incominciano a aprire la mente e si accorgono, sì, allora io sono qui per questo. E quelli sono, sì, vi dico, alcuni addirittura ci nascono già con la coscienza. Sanno già quello che, ma sono quelli appunto come ti dicevo, quelli a livello superiore che praticamente vengono qua e sanno già da bambini che cosa devono fare. Invece ci sono quelli che si risvegliano un pochettino più tardi. Ma allora, perché dici che sono venuti dagli anni 60 verso questo periodo? Cioè, cos'è che è il motivo? Cioè, cos'è Il che motivo sta succedendo? il motivo è che il mondo si sta risvegliando. Allora, io spiego. Normalmente la Terra ha un battito che è la risonanza di Schumann, e questo ha un certo livello di Hertz. Il cuore umano ha lo stesso battito della Terra, perché uno, per essere in armonia, diciamo, con il suo pianeta, ha lo stesso battito della Terra. La Terra adesso sta accelerando il battito. Il battito di prima era un livello di Hertz in cui la mente, perché ovviamente il cuore viene comandato dal cervello, in cui la mente era addormentata. Più si alzano il livello di Hertz emessi appunto da questo toroide, perché formiamo un toroide di onde, diciamo, più si alza questo livello e più ci si sveglia con la mente. Quindi il cervello è sveglio quando c'è un livello più alto di Hertz. E lo stesso sta succedendo, la Terra sta cambiando il battito. In più, questo per svegliare, appunto, svegliando
la gente incomincia a prendere coscienza di se stessa e dice: ma come, questo mondo non mi va bene, ci sono delle cose che non fanno parte del mondo, che sono delle bugie, che ci hanno raccontato delle bugie, e cercano di trovare la verità. Oltretutto c'è una cosa che sta dando una mano a questo risveglio, ed è il sole che sta brillando in maniera abbastanza potente. Questo brillamento aiuta a svegliare anche questo, perché emette delle onde, aiuta a svegliare le coscienze. Ci sono tutta una serie di fattori fisici che vanno a stimolare l'apertura mentale di queste persone. Questo permette di passare a un livello superiore. Sì, abbastanza semplice. Sì. Sì. Sì, ed ecco che si spiega come mai ultimamente ci sono sempre più persone che si stanno risvegliando. Esatto. E tante persone che riescono a portare anche dei messaggi l'un l'altro. Sì, perché ci sono tantissime persone che si aiutano l'uno con l'altro, anche perché la natura umana, noi siamo esseri di luce, perché noi riusciamo ad avere dei sentimenti che molte specie non sono in grado di provare. Specie diciamo umanoidi, altre Sì. che vengono da altri pianeti, che non sono in grado di provare. Noi abbiamo questa possibilità di amare, e questo ci eleva ad un livello superiore, è un livello inarrivabile per certe specie, e quindi questo fa paura, perché noi siamo, se solo fossimo in grado di capirlo, saremmo potentissimi, perché questa forza, la forza di sentimenti della nostra anima, tutto messo assieme, ci porta più in alto di tanti altri esseri che vivono nell'universo e che cercano di assoggettarci. Beh, però questo un po' lo si sta vedendo. Si sta vedendo, sì. Secondo me, quello che si sta notando, vedendo bene adesso. Sì, soprattutto nei momenti delle difficoltà esce fuori, uno dice ok, adesso mi muovo, o vado a destra o vado a sinistra, cioè nel senso non puoi più stare statico dove eri. Sì, è vero. Cioè devi fare una scelta. E secondo me chi ci sta ascoltando questo programma eccetera, sono persone che hanno iniziato a fare quella scelta o l'avevano già da prima, comunque che hanno un sentore diverso, diciamo, da chi vuole solo esistere. Questi gli sconvolgimenti che stanno succedendo adesso nel mondo sono diciamo dei ulteriori paletti che cercano di mettere l'umanità che si sta risvegliando. Questo fa paura. Queste cose, la guerra, tutte queste cose qua, le malattie sono state programmate apposta per tarparci le ali, per impedirci di svegliarci. Però non potranno farlo, perché tutta l'umanità si sta muovendo e si vede, ci sono segnali dappertutto di gente che si sta risvegliando, che è stufa di essere trattata, diciamo, come uno schiavo, vuole uscire fuori, e in realtà merita la nostra umanità di uscire fuori, di essere superiore, di andare oltre queste cose. Ma una domanda, ne trovi così tanta? No, scusami, io la trovo una piccola percentuale, sicuramente molto di più di una volta. Guarda, di sicuro, però che sia così tanta, nel senso, su 100 persone che sia la maggioranza, no, non sono, la vedo una piccola minoranza. Non credere, tanti non se la sentono, magari perché si fanno ancora perché ti dico, tanti una piccola percentuale non si risveglierà. Un'altra si è già risvegliata, e ci sono quelli in mezzo che hanno capito che ci stiamo risvegliando, ma è molto più semplice per loro seguire, diciamo, non uscire dalla zona comfort praticamente. Sì. Non vogliono cambiare il loro metodo, il loro modo di vivere, il loro mondo, perché è difficile, perché cambiare programmare qualcosa che va oltre è difficoltoso. Una persona, qualsiasi persona, fa fatica. È difficoltoso uscire, informarsi, vedere cosa c'è fuori. È veramente una cosa di una fatica immane. Quindi tanti preferiscono rimanere in quella zona lì,
che lì non sono né da una parte né dall'altra, e quindi si trovano diciamo in una zona di comfort momentaneo, che non è proprio comfort, però insomma si adattano, perché è veramente difficile prendere e cambiare completamente la prospettiva di quello che ci circonda. No, mentre parlavi mi viene da sorridere, perché la canzone, c'è il brano, che non è solo una canzone, c'è un messaggio ben profondo dietro, che si chiama Burn the Ships, che è di due fratelli credenti, e che hanno fatto questa canzone che proprio Burn the Ships significa taglia le ancore, brucia le navi della zona del conforto, perché si rifà a un esploratore che era andato con il suo gruppo a visitare, a cercare nuovi orizzonti, nuove isole, nuove vite, eccetera, e nessuno voleva abbandonare questa nave, perché nella loro zona di comfort, anche se era puzzolente, buia, scomoda, eccetera, però la conoscevano, per cui non volevano andare oltre a vedere l'ignoto, perché dicevano ok, anche se non mi sta comodo, ma almeno la conosco, mentre l'ignoto non lo so, per cui nella pigrizia, nella paura, chiamalo come vuoi, non. E allora lui un giorno ha fatto scendere tutti a riva, eccetera, e ha dato ordini al suo capitano di bruciare le navi, e così non potevano più tornare indietro e dovevano per forza andare oltre e vedere l'ignoto, che la maggior parte delle volte è sempre più bello di quello che si conosce. Sì, infatti. Sì. E allora, capito, questo era un po' quello che mi viene in mente, di cui infatti, mi dicevi che è la realtà. Perché sono millenni praticamente che la gente viene accontentata di quel po', gli danno magari benessere fisico, ma a livello mentale ci hanno tolto tante cose. Ti dico, anche solamente parlando di religioni, le religioni in realtà ti tarpano le ali, perché ti danno tantissimi paletti, qualsiasi religione ti mettono tantissimi paletti, quindi non ti permettono di spaziare con le tue capacità, te le chiudono. Però sei in una zona confortevole, perché c'hai la casetta, c'hai il tuo orticello, e quindi alla fin fine dici, boh, ma io almeno c'ho il necessario. Certo, non evolvo, ma almeno sto bene. Però non è stare bene così non è stare bene. Contentarsi non è stare bene. Stare bene è quando ti realizzi, non quando ti accontenti. È come stavo facendo una riflessione tra me e me l'altro giorno, e dicevo, ok, le persone, il problema soprattutto in Italia è che nessuno vuole prendersi la responsabilità della propria vita, allora tende ad aggregarsi tutti insieme e a cercare un pensiero unico, a trovare qualcuno che un messia. Non solo, ma trovare un qualcuno che gli dia ragione quello che dice. Tipo uno si lamenta, allora tu dici sì, allora quello va avanti e dice beh, non sono l'unico, ma se tu non ti lamenti come lui, allora va via, improvvisamente dice guarda, e finisce il discorso, perché sanno che lamentarsi ti dà una motivazione per stare nella tua zona comfort, nella tua pigrizia, eccetera, mentre se l'altra persona si lamenta e dice anzi andiamoci a fare per migliorare, e allora non gli va più bene. E allora tendono sempre ad appoggiarsi a qualcuno, appoggiarsi a una squadra di calcio, appoggiarsi a un politico, appoggiarsi a una religione, appoggiarsi a qualsiasi cosa, pur di non fare il proprio lavoro interno e farsi due domande e cercare un attimino di darsi anche delle risposte. Questo è un problema grandissimo che abbiamo in Italia, soprattutto. Un problema grandissimo, perché tutti cercano un messia negli altri quando il messia siamo noi stessi. Certo. Siamo noi che siamo in grado di cambiare la nostra vita, in primis, cioè siamo noi personalmente. Non c'è nessun altro che può farlo, sei tu che decidi della tua vita e tu fai le cose che vanno bene, cioè devi cercare di trovare, di evolverti, non stare lì stantio, non siamo nati per quello, noi siamo nati per evolverci e la nostra specie si evolve. E quindi bisogna andare oltre. Siamo un popolo di esploratori, perché? Perché la nostra specie vuole evolversi, deve evolversi, è la sua natura. Ed è quando uno non si evolve che sta male, perché soffre in se stesso ed è magari invidioso, geloso di chi lo fa. Ma abbiamo sempre fatto così, e allora rimangono lì.
Sì, ma se hai fatto sempre così, ma hai visto che non ci sono miglioramenti, prova a fare in un altro modo e vedrai che magari miglioramenti ci sono. Certo, sarà più difficile all'inizio, però ti porterà a un qualcosa comunque di diverso, anche se magari non migliori, ma ti fa vedere un'altra prospettiva, quindi c'è sempre un'apertura mentale nel cambiamento, Sì, giusto? soprattutto uno quando viaggia, vede altre culture, altri mondi, eccetera, apprende e dice, perché quando tu stai nella tua zona comfort, diventi come la rana nel pozzo. Sì. E uno cerca di spiegarti com'è grande il mondo, e tu lo paragoni al tuo piccolo pozzo, ma non puoi andare oltre perché sei limitato. E mentre in realtà c'è tutto un mondo immenso che gira. Sì, è come dicono i cinesi, da un pozzo si vede poco cielo. Tu vedi solamente quello lì e in realtà il cielo è infinito, quindi bisogna uscire dal pozzo. Sì. È soltanto che è un po' difficoltoso, basta uscire dal difficoltoso, cioè mentalmente difficoltoso. ma le cose, ti dico, le cose fisiche uno magari riesce anche a superare, ma le cose mentali non è molto molto pesante, cioè per la mente umana riuscire a superare certe cose, come appunto il fatto che ti hanno insegnato sempre certe cose e quindi quelle vanno bene e poi ti accorgi che forse non vanno proprio così bene perché magari ti trovi meglio con un altro modo di fare, con un altro... il problema è appunto cercare alternative a quello che ti danno quelle cose lì, non ti vanno bene, cerca di cambiarle. La tua vita ti sembra chiusa, non va bene, non ti senti realizzato, cerca di cambiare. Quello che vuoi devi farlo tu, però non puoi aspettare che qualcuno ti prenda e ti porti in un posto che so meraviglioso. No, sei tu che devi creare il tuo posto meraviglioso. Ok, ma allora io dico, no? Cioè, quello che io mi chiedo nella mia testa, e a volte faccio delle riflessioni e dico, perché uno è disposto anche a fare una vita tra virgolette schiavizzato pur di usare la propria testa? Cioè, nel senso, veramente in questi 2 anni ho visto delle cose assurde in Italia, perché in Italia Sì. cioè, il resto del mondo no, perché il resto del mondo non ne accetta. Noi accettiamo tutto, qualsiasi cosa. Allora, noi... ti dicono metti l'elmetto, togli l'elmetto, metti scarpe blu, togli scarpe blu, qualsiasi cosa. Cioè, è come se noi abbiamo bisogno di un padrone che ci dica cosa fare. Adesso sei libero, bene. Adesso non sei libero, ok. Adesso rientra a casa alle 6, va bene. Domani alle 10, va bene. Dopodomani non uscire, va bene. Cioè, non ho capito, ma non abbiamo una nostra autonomia, un nostro pensiero allora autonomo. ti dico cioè, che in Italia noi che non va. Allora noi italiani non abbiamo mai che non va. noi non abbiamo mai non fatto potremo mai cambiare finché ragioneremo così. Noi siamo, perché diciamo che allora in Italia non c'è mai stata una rivoluzione. Tu vedi in altri paesi dove c'è stata la rivoluzione sono molto più combattivi, da noi no. Il fatto di avere comunque di stare in un paese abbastanza diciamo ricco, perché cavoli, ha le sue ricchezze sia a livello artistico che a livello di cultura, di tutto. L'Italia poi si trova in una posizione meravigliosa e quindi questo ha fatto sì che gli italiani si adattassero, cioè piuttosto che sto qua è un posto meraviglioso, quindi cerco in tutti i modi, anche se non sono contento ci sto lo stesso. Quindi si adattano anche alle cose più stupide, come che so, mettere la mascherina oppure che so, mettere la mascherina per andare da qui a lì e poi dopo magari fuori con la mascherina che non serve a niente da soli, oppure in macchina. Sì, però questo viene da un problema mentale, è un problema cioè, mentale. Vuol dire che tu vivi nella paura, vivi nel terrore, allora, vivi sì, non so cioè vieni come ipnotizzato, e questo esternamente sì, ti c'è blocca la tua crescita interna, capito? Perché dai tutto peso a distrazioni esterne
che ti dimentichi di vivere. C'è stata la tua un'ipnosi di vita. massa, c'è stata un'ipnosi di massa, e da noi particolarmente pesante, perché il nostro mainstream è abbastanza potente, diciamo, perché ci ha marciato Sì, tanto. ma è una scelta. Cioè tu puoi decidere sì. di spegnere quella scatola per è una tua scelta, cioè la vita Certo. è tua, non è di quello che parla. Certo, ma Questo se che tu io sei mi già chiedo. stato influenzato da quella scatola lì, la chiudi? Certo, perché so che non mi perché fa ci vivere sono, felice. ma ci sono persone che no, va bene, continuano a guardare quella scatola lì sapendo che gli dice bugie. Motivo? Perché non vuole Perché cercare la non verità in se vuole stesso? cercare, perché boh, vabbè, ma se io non mi muovo più di tanto, vedrai che non succede niente, che sto bene così, non importa, non vado né di qua né di là, cerco di stare qua nel mio posticino, non mi muovo, non dico niente, vediamo se cambia la situazione. Non agiscono. Sì, ma tornando al discorso che tu dicevi prima, c'è un risveglio, c'è un cambiamento, queste cose. Cioè, perdonami, ma io vedo, cioè, alcuni sì, come hai detto te, una parte nel mezzo ci sta indecisa, eccetera. Allora, sa che qualcosa non va, però io ti dico, fa parlando qualcosa, con persone, allora ci sono quelli che si sono risvegliati, sì, ti accorgi. Sono quelli che non si risveglieranno mai, quelli ti accorgi, ma ti accorgi anche che quelli che ci sono, che stanno a metà, che hanno capito che non potranno rimanere nella loro zona comfort per ancora tanto tempo, però cercano di starci il più possibile, perché è un trauma per loro, è un trauma superare questa soglia. Quello che io vedo come in realtà un cambiamento positivo, loro lo vedono come qualcosa di traumatico. Hai capito? Per loro è un trauma dover superare quella soglia lì. Secondo te se loro... Perché gliel'hanno insegnato, sì, ovviamente. Ho capito, c'è l'indottrinamento, Sì, l'inculcamento, mamma le persone mia. sono state maestrate, eccetera. Ci sta. Ammaestrate, sì, anche perché la nostra cultura ci ha remato contro da tanto, fa contro ai tempi dei romani, che continuano Esatto. a dire, fare porcate che, che dobbiamo subire. Però diciamo, se queste persone si fermassero un attimo e magari comincerebbero a informarsi non vogliono informarsi, sai che tante non vogliono informarsi, non vogliono sapere, sai, quelli come i bambini che fanno così, uguale stesso, cercano di non sentire perché così non gli arrivano informazioni che gli fanno cambiare idea poi sostanzialmente, e quindi non vogliono rendersi conto che fino adesso hanno fatto delle cose che non andavano bene, cioè hanno agito, hanno sbagliato, ma d'altronde sbagliano tutti. Certo, quindi, è umano sbagliare. Infatti, dagli errori impari, invece loro non vogliono imparare, continuano a reiterare gli stessi errori. Ok, per cui diciamo se uno vuole può, non è che manca la conoscenza, uno può trovarla se vuole. Ma sì, se vuole può, ma se non vuole, se ha paura, perché la paura è una scelta, attenzione. Sì, la paura è una scelta. Tu puoi aver paura di una cosa finché la conosci e poi hai coraggio di affrontarle, per cui la paura e il coraggio vanno di pari passo, vanno a braccetto. Sì, comunque sì. Ma Per cui hanno indottrinato le persone ad avere paura, e prima paura di questo e poi paura di quello, hanno sempre assoggettato le persone con la paura, soprattutto quella di morire. Terrorizzare per dominare. Con la paura della morte. In altre è un culture processo naturale. Ma a parte il dal fatto momento che nasci è un conto alla rovescia. No, ma a parte il fatto che la morte è solo un passaggio, quindi in altre culture viene vista come solo come un passaggio, quindi non è così traumatica come noi vediamo come la morte come la fine di tutto. No, la morte è solo un passaggio da una dimensione a un'altra. È solo questo. Ma sai che comunque perdiamo solo un po' di memoria e poi dopo sì, no, ho notato una cosa tipica nostra comunque, nonostante che abbiamo un paese che per eccellenza dovrebbe essere il paese più elevato spiritualmente, avendo chiese, papa, questo, appunto eccetera, per quello dovremmo essere molto più elevati, no, invece non proprio siamo, per purtroppo. quello. Però io ti dico, vedendo appunto cioè io sono cresciuto principalmente con mia madre che è inglese di origine. E lei ci ha sempre insegnato, cioè, che la morte è una cosa da festeggiare. Cioè, sì. quando sono morti i miei nonni, i miei zii, eccetera, noi festeggiavamo.
Noi Sì. facciamo un ritrovo, si beveva, si faceva un brindisi, cioè, si mangiava, gli si faceva tipo un banchetto per augurargli un buon viaggio, perché tutte le nostre energie messe insieme, cioè, gli risuonavano e gli davano anche conforto nel loro viaggio, capito? Sì, Cioè, per sì, cui sì. gli dai anche, è come uno che deve partire, andare a farsi un viaggio, cosa fai? Dici, oh, cioè, No, quello lì, sai, a parte sì, traumatizzato, no? infatti, È normale. Per cui, invece, se sì, tu se invece uno- parti con attitudine di ringraziamento per il tempo che c'è stato, certo che sì, certo che noterai la mancanza, certo che sì, però lui deve fare il suo viaggio, se no sarebbe ancora qua. Ma infatti, diciamo che anche la nostra religione ci ha insegnato tante cose che sono come il peccato, come l'inferno, il paradiso se sei bravo. Sì, che poi quella è una cosa dantesca, cioè. Queste sono tutte cose che ti penalizzano, Sì. perché in realtà non è così, anche perché una persona, diciamo, io penso che la morte, io credo nella reincarnazione e che un'anima si reincarni più volte per riuscire a superare fino ad arrivare ad un livello superiore, appunto, che deve andare oltre, però deve reincarnarsi più volte per capire cosa, per imparare, diciamo, quando poi è giunta ad un livello superiore si reincarnerà in un'altra dimensione, che può essere anche in un altro pianeta, in un'altra dimensione, in un altro universo. Certo. Ok? A meno che abbi il compito che deve ritornare qua per aiutare gli altri. Ecco, se è uno Starseed, soprattutto se viene da altre zone, deve venire qua a reincarnarsi 2 o 3 volte per fare un pochettino di stage, diciamo, Sì. e poi dopo deve insegnare. Quindi quando dicono che gli Starseed vengono direttamente da altri pianeti, non credo che tutti vengano direttamente. Io penso che vengano qua, vivano qualche vita qua per imparare come confrontarsi appunto con la natura umana e poi dopo scoprono realmente chi sono. Sì, sono dei processi. Dei processi che evolutivi. sì, perché c'è bisogno ovviamente, perché metti che un essere venga da un'altra dimensione, viene qua, si trova sulle 3 dimensioni con gente che pensa tutte, logicamente che non sarà facile, quindi deve imparare un pochettino ad ingranare, quindi io penso che prima faccia una sorta di allenamento con Sì, qualche vita sì. Allora, precedente. io ho in mente sta scenetta, no? Mentre parlavi, dico, e ogni tanto vengono le scenette, no? Dico, ok, metti conto un Starseed, no? Che arriva qua in Italia e dice, ok, sono venuto qua per, tra virgolette, illuminare qualche anima. Ok. No, non è che compito Allora, arduo, perché sì. dove tutti ascoltano la televisione, eccetera, questo per farsi capire, dice, ah, ok. Sì, ma non credere che gli Starseed siano che siano tutti, si incazzano anche loro, cioè nel senso che se cercano di inquadrare le persone, se vedono che si arrabbiano, come se fosse come un genitore o come una maestra che ti insegna le cose, quando vede che non fai i compiti si arrabbia, te li rifà rifare, ti dà la nota, e lo stesso stessa maniera agisce uno Starseed, cioè loro insegnano, ti danno la via, però se vedono che sei duro come il legno, allora cercano, si arrabbiano, provano, cioè non è che siano delle persone che sono, quando sono qua sono delle persone, non sono delle persone diverse dalle altre, nel senso che comunque si comportano come gli umani qua da noi, come un essere umano, quindi si arrabbieranno, cercheranno altre vie, a volte lasceranno perdere perché sono demoralizzati, alcuni Starseed non sono in grado di superare diciamo il fatto della lontananza, quindi si sentono isolati, alcuni non ce la fanno, alcuni vengono qua e purtroppo non riescono a fare quello che devono fare e tornano indietro. Perché mica è come se fosse come un soldato quando va in guerra, insomma, se non riesce la sua missione tornerà indietro, che cavoli, si arrende. Ma perché qui? Perché su questo Perché? mondo? Perché perché qui sono delle anime che sono arrivate qua che sono perse, cioè, qual è il motivo? il motivo è che tutti i pianeti hanno delle evoluzioni, ci sono ogni tanto dei salti evolutivi. Quello che sta per esserci adesso da noi è un salto evolutivo molto potente, quindi abbiamo bisogno di una guida.
questi starseed sono venuti qua per guidarci, come Gesù era venuto, anche lui era uno starseed, era venuto per indirizzare l'umanità che si stava dirigendo un pochettino, un po' di qua, un po' di là. Gli ha dato una via, vengono per aiutare. Sono come degli insegnanti, sono come servono appunto per dare una mano, perché comunque tutto è collegato, l'universo è tutt'uno, quindi se sto bene io, stai bene anche tu. Ci sono delle cose negative, delle cose positive anche nell'universo, ci sono degli esseri positivi e degli esseri negativi anche nell'universo, e quelli che sono positivi cercano di dare una mano a quelli che sono soggiogati da quelli negativi. È una cosa normalissima, cioè succede anche da noi, insomma, che tu cerchi di aiutare, ti picchiano il tuo amico, gli dici lasciarlo stare, no? Intervieni. È la stessa cosa che succede diciamo per questi esseri, cioè queste che vengono da altre parti dell'universo, delle altre dimensioni. Beh, dai, Sì. almeno sappiamo che abbiamo qualche speranza e qualche Ma le posto. nostre le speranze sono, cioè, servono per svegliare la gente, però ovviamente c'è il libero arbitrio, uno deve scegliere di cambiare se stesso, deve scegliere di essere diverso e deve scegliere di dire no a certe cose, certi soprusi. Sai, io credo che nessuno di noi può giudicare o criticare un altro prima di averlo fatto con se stesso. Sì, ti dico sì, ovviamente, perché ma io non credo, cioè, tanti di noi parliamo di quello che si vorrebbe essere, però è solo col nostro esempio che dimostriamo quello che sì, siamo. un'altra cosa che ti dico, che comunque per la teoria del fatto che appunto ci si rincarna, magari in questa vita tu incontri una persona che non è una bella persona, però quella persona poi in un'altra vita si evolverà e diventerà una persona magari migliore. Quindi perché giudicare adesso? Deve esserci comunque un'evoluzione, quindi non devi giudicare neanche quelli che secondo te non sono delle belle persone, perché perché non sono ancora arrivati, non era ancora il loro ciclo. E siccome non c'è tempo per l'universo, è tutto immediatamente, quello stesso essere può essere buono, cattivo nello stesso momento, perché sì, ha cicli di vite per noi che abbiamo il tempo lineare, però in realtà preso da una realtà più grande non c'è questa distinzione di cicli di vite, quindi questa persona ha sia il bene che il male in sé, tutti siamo un po' di qua, un po' di là, quindi l'evoluzione la vediamo noi, perché viviamo in un pianeta in cui il tempo è lineare. L'altra cosa che volevi parlarmi appunto delle zone energetiche, del magnetismo terrestre, Allora, visto che tu hai anche viaggiato, hai visto anche sì, diverse allora cose. ci sono zone nel mondo in cui il magnetismo è diverso ed sono delle zone in cui sì, ci sono certi tipi di energia. Il magnetismo terrestre adesso sta cambiando, quindi le zone che prima erano dei punti nevralgici sono cambiati, perché cambiano con il magnetismo, perché vengono influenzate dal magnetismo terrestre. Adesso i poli si stanno invertendo e molto velocemente, anche infatti provocano anche dei sismi, ci sono stati parecchi sismi in questi periodi, perché appunto i poli si stanno invertendo. Questi diciamo movimenti provano come dei vortici di energia. In quei punti lì ci si può diciamo ricaricare, cioè tu vai tu come persona vai su questi punti nevralgici e hai una carica di energia o positiva o negativa, dipende appunto da che punto va, in che punto vai. E ci sono certi che sono rimasti un pochettino fissi, come Stonehenge, tu vai là e ti senti in una certa atmosfera. Ci sono anche alcune chiese qua in Italia, come in centro Italia, però adesso ho notato che stanno cambiando un pochettino tutti questi punti energetici, perché appunto muovendosi il magnetismo terrestre si spostano anche loro. Per cui in base a dove vai puoi captare diciamo sì, delle energie piuttosto che delle altre. sì,
sì, ci sono sia energie positive che negative per noi. Sì. Ok. E per quanto riguarda la fisica quantistica di cui mi accennavi? Allora, era quello che ti spiegavo prima dell'acqua, dei cubetti di ghiaccio, quelle cose lì. Allora, per la fisica quantistica in realtà non c'è, proprio come dicevo prima, non c'è tempo, non c'è spazio. Ma anche a livello di pensiero, come Il pensiero come è ci si relaziona con questo? Allora, è come, come posso spiegarti? Per la fisica quantistica tutto avviene nello stesso momento. Tutto è, sia passato che presente, avviene tutto nello stesso momento. È tutto nello stesso spazio. Cioè noi siamo qui e siamo là, perché noi siamo facente parte di un universo. Quindi noi possiamo essere in qualsiasi punto nell'universo perché noi siamo l'universo. È un po' difficile capire il concetto, No, però il concetto si può anche capire, però il fatto di essere qui ed essere là e da prendersi un Perché aereo noi- per arrivarsi, perché se no sì, non è che perché arrivi, noi cioè. concepiamo nel nostro mondo tridimensionale, noi concepiamo appunto il tempo lineare, gli spazi in una certa maniera, però superando questa soglia in realtà non ci sono queste distinzioni, siamo noi che viviamo in questo tempo, in questo spazio, che vediamo le cose così, ma in realtà se riuscissimo ad uscire da questa dimensione ci accorgeremo che tutto avviene contemporaneamente e dappertutto e noi siamo dappertutto perché noi siamo l'universo. Quindi quando dico cercare il Messia in noi stessi è perché noi siamo l'universo è divino, noi che siamo universo siamo divini, quindi dobbiamo cercare in noi stessi, noi siamo la nostra divinità, perché noi facciamo parte di un tutt'uno, quindi bisogna rispettare un po' tutti perché ovviamente siamo tutti facendo parte dello stesso piano, della stessa cosa. È un po' magari difficile da capire, ma No, non è che è difficile da capire, magari è difficile da mettere in pratica. Perché capire uno lo capisce, dice ok, sì, bello, fantastico, ci sta. Come quando ti dicevo degli elettroni a distanza di 700 km che si muovono all'unisono. Sì. Quello lì, perché si muovono all'unisono? Perché per loro non c'è spazio. Non c'è differenza, loro sono tutti e due lì. Diciamo quello che blocca noi forse è la razionalità, che noi magari ragioniamo con la mente, con la razionalità e magari facciamo fatica a vedere queste cose, mentre, come hai detto te, questi neutroni di distanza, non avendo memoria di mente, di condizionamento, eccetera, riescono a essere più naturalmente trasportati anche a distanza. No, non vengono trasportati, sono già a distanza. Ok. È quello la differenza. Tu dici, ma come faccio ad andare là? Io sono già là. È una cosa istantanea. Cioè io sono là e sono là. Io sono qua e sono qua. Perché sono dappertutto. Solo che se devo immaginarmi essere là, ti ho spiegato che questa, noi viviamo in un mondo tridimensionale con un tempo lineare, quindi per noi adesso non è possibile. Però se tu guardi dall'esterno di questa tridimensionalità del tempo lineare ti accorgi appunto che è molto più tutto avviene nello stesso momento e tutto nello stesso posto, dappertutto. Dappertutto e siamo tutti collegati. A me viene da pensare tipo delle persone che magari riescono a sentirsi o a mandarsi dei messaggi telepaticamente anche dall'altra parte del mondo. Sì. Ecco, questo mi viene un po' che riesco a relazionare. Esatto, è la stessa cosa degli elettroni che si muovevano a distanza. Lo stesso, i pensieri sono energia, giusto? Perché ovviamente il nostro cervello manda delle onde elettriche per mandare, ovviamente per spostare i nostri pensieri, per attivare il nostro cervello ci sono delle onde elettriche, quindi è energia, anche quelli i nostri pensieri sono energia, quindi l'energia non ha paletti, diciamo, e si può spostare ovunque.
Perché vedo persone che magari si riescono a connettere a distanza o pensano una cosa e l'altra persona la pensa Sì. anche a distanza. Vuol dire che comunque sia, appunto, non c'è distanza. alla Non fine. c'è distanza, non c'è distanza, è come se fossero tutti nello stesso punto. Sì, della serie il mondo è piccolo. Il mondo è piccolo, l'universo è piccolo ed è grande, è immenso e allo stesso tempo è piccolissimo. Dipende L'universo può essere contenuto in un elettrone, un atomo, quello che è, e in un bosone e viceversa, cioè è lo stesso, cioè tu fai il percorso inverso, cioè tu, è come ti dicevo, è tutto circolare, tu cominci da qua e finisci qua, però continua, non è finito lì. Sì, Quindi se tu dici qua è l'alto e qua è il basso, però quando sei circolare non c'è alto e non c'è basso. È la stessa cosa per le dimensioni. Le dimensioni, l'infinitamente grande è contenuto nell'infinitamente piccolo e viceversa. è come anche il ciclo della vita. È che tutto c'è la morte, c'è la circolare, nascita, è tutto un circolare anche quello. è tutto circolare, è tutto in base al cerchio, la sfera, è tutto circolare, perché l'energia si irradia a cerchio. È tutto In realtà non circolare. c'è mai un inizio, non c'è mai una fine, Non c'è c'è solo mai. una trasformazione Esatto. in base al nostro pensiero, alla nostra Siamo energia. noi in che base a- cambiamo anche la questione dell'osservatore, che in fisica quantistica quando viene osservato un fenomeno gli elettroni si comportano in una data maniera, quando non lo osservi si comportano in un'altra, e siamo noi che influenziamo diciamo quello che vediamo, perché siamo noi che lo facciamo cadere, quindi noi siamo il fautore di quello che noi stiamo osservando. Noi osservando diventiamo sia osservatore che osservato. Bellissima questa parte qua. Sì, non si fisica finisce mai quantistica di questa. imparare. Molto bello. C'era una canzone che volevi proporre, che appunto in questo tema, Che parlava della comfort zone. Sì, No Surprises. come si chiama? No Surprises. No Surprises di chi? Radiohead. Radiohead. Ok. E di cosa Praticamente questa parla canzone? del fatto che le persone che non vogliono sorprese, che vogliono rimanere nella loro zona di conforto e non vogliono uscire da lì. Sì. Penso la maggior parte delle persone. Sì, ma io penso che con tutto quello che succede prima o poi toccherà muoversi, darsi una mossa. Però diciamo chi mentalmente è più aperto non ne subirà più di tanto. Chi invece è chiuso, che vuole rimanere lì a tutti i costi, quello avrà dei grossi Sai, problemi. allora io leggendo l'Apocalisse, dice ad un certo punto che 1/3 delle persone rimarranno indietro. Quindi vuol dire che 2/3 vanno avanti. Quindi sono positiva per quello, perché solo 1/3 rimarrà indietro, 2/3 andranno oltre. Quindi io sono positiva su che questo. è un po' quello di cui si parlava, cioè Esatto. praticamente le tre parti, cioè quella che è risvegliata, quella che è completamente addormentata e quella nel mezzo che è indecisa. Quella indecisa arriverà a un punto in cui dovrà decidere di muoversi, quindi di svegliarsi. Quindi quelli che sono indecisi si sveglieranno, anche perché la Terra sta mandando segnali a raffica, al Sole, e tutto sta influenzando il risveglio umano, tutto. In più c'è questa ondata di Starseed che, poracci, stanno facendo un lavorone, quindi diamogli soddisfazione. Se tu dovessi queste persone indecise, cioè magari dare un consiglio a me o a chi ci segue, insomma, eccetera, cioè, nel senso dire in che modo posso dare neanche quella spinta, dare un po' aiutare quella sua riflessione, quel qualcosa, quello spunto per farlo cominciare a mettersi in moto. Cosa consiglieresti? Di incominciare a guardare informazioni, prendere informazioni, ma non quelle preconcette, prenderle un po' dappertutto, nelle zone, anche quelle che ti dicono no, quelle lì sono sbagliate.
prendere tutte le informazioni che trovi e scegliere, metterle a confronto, e viene fuori la verità, e pian piano da lì ci si, diciamo, uno dovrebbe riuscire a capire, però deve farlo con la mente aperta, non che no, questo qui dice una cosa che non mi va bene dall'inizio, hai capito? Sì, non gli va bene perché gli toglie quella zona di conforto alla fine. Ecco, l'unica cosa è questa, cioè prendere informazioni, però non quelle preconcette che ti danno gli altri, devi essere tu a fare ricerca e devi ricercare in vari posti, sì, ascoltarsi ed ascoltare anche gli altri, perché tendiamo a non ascoltare gli altri, ci hanno insegnato a badare solo a noi stessi, e invece no, noi dobbiamo ascoltare gli altri, poi agire per noi, però ascoltare gli altri, cioè stare zitti un attimo, aspettare quello che ti dice, ascoltare quello che ti dicono le persone e valutare. Per cui come mai abbiamo perso il nostro sesto senso, il nostro istinto primordiale, un po', che è quello che alla fine... Ce l'hanno tarpato, educazione, religione, appunto, politica, ci hanno tarpato le ali. Educazione, indottrinamento, cioè educazione è un'altra cosa. Sì, cioè. indottrinamento, hai ragione, sì, quella roba lì. Tutte quelle cose sono tutti paletti, sono tutte cose che ci hanno chiuso la mente. Ed è per quello che andiamo avanti e non pensiamo, per stare nella nostra zona di conforto, tutti fanno così, nella nostra insicurezza seguiamo, diciamo, il problema quelli che vanno avanti. Il problema è che tanta gente, pur di non uscire dalla zona di comfort, diciamo, in cui sono da sempre, non sono disposti neanche più a lottare, neanche più a litigare, cioè uno ti fa un sopruso, vabbè, non importa. No, devi farti valere, tu hai un valore. Certo. Tu te stesso devi farti valere, hai un valore che va comunque tutelato, tu devi tutelare te stesso, e quindi devi anche avere diciamo un raffronto con gli altri anche abbastanza duro, cioè litigare, certo, sì, non prendersi, non mai a livello fisico, ma anche scontrarsi, venire fuori anche parolacce, diciamo, però prova a far uscire quello che c'è dentro di te, non tenertelo per te e poi brontolare dietro, perché brontolare ti abbassa appunto le vibrazioni. E abbassi le frequenze anche di quelli che sono vicino, perché mettendo un toroide, ovviamente queste onde, questi hertz, vai a influenzare anche chi ti stanno vicino. Se tu continui a brontolare e non ti ribelli a cose che non ti vanno bene, logicamente le tue vibrazioni si abbassano e influenzerai tutto l'ambiente circostante. Sì, perché io ho proprio notato questo, che se tu sai che una cosa non è giusta, perché hai l'intuito di sapere cosa è giusto o no, e tu lo accetti, diventerai debole. Sì. Perché tu a forza di accettare ti indebolirai, non avrai più il coraggio, 1, 2, 3, e alla fine tu non avrai più coraggio. Quello che avrà coraggio lo guarderai male, perché lo guarderai con gelosia e con invidia, perché dirai cavolo, lui ce l'ha fatta, io no, per cui non va bene, anche lui deve essere come me, se no io mi sento stupido che non ho reagito. Prima chini il capo, poi pieghi le spalle, poi ti pieghi a 90, poi ti metti in ginocchio, poi strisci, e alla fine cosa fai? Scavi? No, devi ribellarti se non ti va bene, non puoi accettare tutto, Io invece vedo proprio, cioè io vedo come cioè, che in Italia abbiamo tanto da lavorare su noi stessi per dire no, questo è un mio diritto, questo io devo fare, lotto, perché la libertà non è mai gratuita. No, solo assolutamente. Un stupido, un illuso può pensare che la libertà è gratuita. Libertà non è mai gratuita. La gente è morta per la libertà, ha combattuto guerre per la libertà. Te la devi conquistare. Libertà è mantenere. Infatti. Perché una volta ce l'avevamo e l'abbiamo persa. Abbiamo perso Siamo tutto. disposti a accettare qualsiasi roba. Sì, infatti. E sappiamo che sono cose sbagliate. Vuol dire che la libertà noi abbiamo permesso che ci fosse tolta, perché non l'abbiamo difesa, ma l'abbiamo difesa in noi stessi, non è una cosa collettiva, cioè, perché noi si parla la società, no, la società siamo ognuno di noi, cioè non ogni è che è l'altro fa... e puntiamo là, no, noi cosa facciamo per primi, per cui se noi non siamo in grado di difendere noi stessi, la nostra dignità ed aiutare il nostro prossimo, perché ho visto anche questo, nessuno va in soccorso di un altro, stanno là, filmano col telefonino,
chiamano magari qualcuno in soccorso, ma tu che sei lì che vedi, agisci. Ma Cioè, non capisci, c'è qualcosa di tremendamente sì, è vero, sbagliato. ognuno fa per sé. Io vedo anche a livello, anche solamente nel posto di lavoro, pensano per se stessi. Cavoli, lavori con altre persone, devi collaborare. No, vedo che anche a livello lavorativo, eppure sono tuoi amici, ci stai 8 ore al giorno, eppure niente, non hanno aspetta che sposto questo che potrebbe dare fastidio. No, lo metto qui, chi se ne frega. È quello l'atteggiamento che hanno tutti. Sono abbastanza qualunquisti, se ne fregano degli altri, pensano per se stessi, però pensando per te stesso, alla fine non hai niente, rimani lì piantato lì come un palo, non hai nessuna possibilità, alla fine non vai da nessuna parte. Nessuna, perché se io so fare qualcosa e tu hai bisogno, io aiuto te. Se domani hai bisogno che qualcosa tu sai fare, tu aiuterai me. Certo. Per cui ci si aiuterà. Esatto, se ognuno un sta nel suo, interscambio. nulla succede, cioè, ti affossi da solo, non riuscirai ad andare avanti. Noi siamo non una farai nulla. specie sociale, cioè abbiamo bisogno di stare insieme agli altri. Certo siamo individui, ma abbiamo bisogno della socialità che ci hanno tolto in questo periodo, vabbè. No, ce lo siamo fatti togliere. Ce le siamo fatti togliere. Sì. No, non c'è libero arbitrio. Sì, non possiamo dare la sì. colpa agli altri, se no cadiamo nel stesso discorso. Ce lo siamo fatto togliere perché non certo. abbiamo reagito. Perché, perdonami, c'è scritto cartello 50 all'ora. Tu cosa fai? Vai 49? No, delle volte vai anche 60, 70. E certo. allora perché per difendere te stesso la tua libertà non l'hai fatto? Per cui l'hai accettato. Accettato, sì. Attenzione, sì. Per cui io dico, ognuno ha quello che cerca, che si merita. Nel senso, secondo me, siamo esseri umani, abbiamo un cervello, abbiamo una riflessione e dobbiamo capire cosa noi dobbiamo fare, perché la vita è nostra, nessuno può viverla per noi. Non è che diciamo, ho vissuto la vita così perché mi hanno detto così. No. Sì, sei tu che paghi le conseguenze delle tue scelte, quindi per quello hai il solo libero arbitrio. Possiamo dire solo mia colpa. Nessuno ha colpa di un altro, uno può proporre, fai così, fai colà, e uno sceglie, però deve scegliere. Se non sceglie vuol dire che gli va bene quello che gli altri hanno scelto per lui. No, è il e bello lì che non ha niente da lamentarsi. E il dopo. bello è che non gli va bene e si lamentano. Però lo scegli e lo acconsenti. Sì, acconsenti. Perché se tu sei consapevole e lo accetti, sei complice. Sì, è vero. Io lo vedo così. Sì, è vero. Per cui se tu sei complice, tu vai a fare la figura del deficiente, dice cavolo, ho acconsentito, sono complice, però non mi va bene. Allora hai dei problemi seri, non è molto utile seri. brontolare dopo. Sei tu che hai deciso così. Per quello io ti dico cose che in altre nazioni non hanno fatto, perché hanno detto io ho la vita da vivere, attenzione, fin qui sì, fin lì no. E allora, allora sai, è questo che torno a ripetere come prima, secondo me ci vuole una riflessione e un coraggio più in se stessi, invece di diventare pigri, accettare qualsiasi cosa pur di non darsi da fare, ma invece dire no, io una vita a vivere, voglio vivere il mio sogno, voglio vivere quello per cui sono venuto qua, ho una vita da vivere, il tempo è breve e devo farlo e nessuno lo vive per me. Secondo me la vita è bellissima quando tu la prendi nelle tue mani, perché diventi anche responsabile. E non diventi un gruppo di bambinoni che hanno là alla TV e dice adesso respira bene, adesso respira. Non respirare. Il problema qui in Italia, come dicevi tu, ma siamo pieni di fatti religiosi. Siamo infantili qua. Siamo infantili, ma ti dico che anche la religione da noi ha giocato un brutto ruolo, perché ci ha messo tantissime paletti, anche perché già solamente al fatto che ogni chiesa ti fa vedere Cristo che è messo in croce, che sta morendo, invece di farlo vedere risorto che era una cosa positiva, no, ti fanno vedere cose negative. Anche la chiesa peccato è questo. Abbiamo la chiesa dentro la nostra nazione. Sembra un po' un museo dell'horror, infatti come di una scena positiva o di felicità. Infatti ti fa vedere solo martiri. No, caspita, non c'è una scena bella. No. Non c'è una scena bella. Invece dovrebbe essere una cosa positiva. Certo, Gesù è venuto a portare luce, amore, felicità, miracoli. Sì. Quante chiese fanno vedere Cristo risorto? Ce ne sono pochissime. Tutti con sto povero Cristo in croce
veloce quando è morto, che è il periodo più buio, fai vedere il periodo più Sì. luminoso È come se tu ricordi una persona per quel momento che era nel letto che stava morendo e tutto Sì. il resto che ha vissuto prima zero. non esiste, Sì. no? È quello che diciamo anche... Però, secondo me, cioè, io ti dico, sì, ci sta fino a un certo punto, però tu che leggi, ti informi, eccetera, vuoi non andare oltre? Cioè, se vuoi, puoi. Sì, ma certi non leggono neanche. Sì, Non però si se formano tu vuoi, neanche. puoi. Capito? Sì, Cioè, sì, io una sì, domandina sì, me la farei. sì, sì, Cioè, sì. non è che Non mi sono fermo arrivati lì. ancora, secondo me, quelle persone che sono indecise non sono ancora arrivate al punto di svolta. Non sono arrivate ancora al limite. Perché non lo vogliono. No, perché stanno tirando, ma ancora un pochettino, vediamo, e poi dopo no, dopo basta, no, ma aspetta ancora un peletto. Però ti dico, no, Perdi solo tempo. perdono tempo e anche perdono forze, E perché perdi questo vita. li demoralizza, li debilita, li ammala, perché quando sei così, che non sai che cosa fare, che sai che sei in una situazione che non ti piace, ti ammali, perché anche il corpo ne risente, perché la mente comanda il corpo, e quindi devono reagire. Prima reagisci e meglio è. Questi non sono ancora arrivati al punto di svolta e fra un po' ci arriveranno. Io sono convinta che fra un po' ci arriveranno, perché vedo pian piano vedo tanti salti diciamo di mentalità che prima non c'erano, su piccole cose. Ma li vedono che capiscono che sono stati presi in giro, capiscono che ci stanno dicendo solo bugie, piano piano, e certi che non accettavano neanche il fatto che ci dicessero bugie, cioè, prima non volevano neanche sentire che quello che ci veniva detto erano tutte balle, insomma. Sì, forse sì. E invece adesso incominciano a accettare il fatto. Certo, non è così immediato, ma non tutti si risvegliano così, ci vuole un pochettino di più. Qualcuno ci vuole un po' di più. Una cosa che mi fa ridere è quello che vedo ultimamente. Cioè, nel senso, io mi chiedo, le persone, dico, ok, ma cioè, non hanno voglia di vivere un minimo il proprio cervello, il proprio pensiero, eccetera. Nel senso, vedi, prima era metti la mascherina, adesso togli la mascherina, metti la bandierina, domani sarà togli la bandierina, e sembra essere come, capito, a scuola col maestro che ti dice cosa fare tutti i giorni, sì. E tu sei lì, fai le cose, magari non sai nemmeno il perché, però le fai. E non ti informi nemmeno il perché le stai facendo, se sono utili, se non sono utili, se ti Sì, servono, cosa servono, perché, per come, cosa c'è dietro. A me mi hanno sempre insegnato, qualsiasi cosa fai, fatti una domanda del perché la stai facendo, perché se tu ti domandi il perché la stai facendo, eviti un sacco di sbagli. Perché sei cosciente e dici ok, io sto facendo quello per questo, è la verità? Sì, no. Mi fa del bene? Sì, no. Provo, mi ha fatto bene? No, forse non è il caso, devo cambiare miro. Cioè, nel senso, mettiti sempre una domanda del perché segui un qualcosa, che sicuramente c'è, e anche se tu hai una risposta, domandati se quella risposta che ti hanno dato è Trovare giusta o no, cerca le 2 o 3 e mettila a confronto. Trovare e poi alternative, ma no, hanno quella, e al trovare alternative è faticoso. Sì, però non sai se quella unica è giusta o no. Per no, cui ma se tu ne metti 3-4 a confronto, ti fai una tua idea. Esatto, trovare individuale. più vie di uscita, più possibilità, più... sì, anche questo ti aiuta a crescere, cioè, Certo. ma poi devi creartele tu le alternative. Ovvio, ma vengono dalla domanda che tu ti fai, perché ti metti a confronto, ti metti in siccome discussione. hanno già, no, perché io devo fare così perché mi hanno detto così, perché hanno sempre fatto così e io vado avanti così. Non mi va bene, ma non importa, mi hanno detto così che va bene così. La domanda te la fai? Sì, io sì, tu sì, qualcun altro sì e qualcuno no. Forse siamo qua tutti magari Perché connessi per sapere, no, cioè farsi 2 domande in più. No, anche perché ti dico, perché qualcuno
come ti spiegavo, non è ancora evolutivamente pronto per affrontare questa cosa. Quando avrà a livello evolutivo sarà pronto, lo affronterà. Allora, pronti non so se lo si è mai, ma non lo saprai finché non lo fai. Sì, però ti dico, anche il fatto, come succede per l'evoluzione delle specie, fino a che come alla 100ª scimmia c'erano delle scimmiette in alcune isole del Pacifico, mi sembra, che stavano isolate una dall'altra. Gli lanciavano delle patate per vedere cosa facevano queste scimmiette, come si nutrivano, e gli lanciavano delle patate. Una scimmietta cosa ha fatto? Non gli piaceva quella patata lì, è andata nel mare perché era nella riva, ha lavato la patata e se l'è mangiata. Essendo salata era più buona. Ha cominciato tutte le scimmie dell'isola, però, e questa era la 100ª, era un esperimento che hanno fatto alcuni giapponesi, o mi sembra, non mi ricordo. Comunque, dopodiché, cosa è successo? Che tutte quelle dell'isola hanno cominciato a lavare le patate nel mare perché erano più saporite. Però anche quelle delle isole vicine poi hanno cominciato a farlo e non si capisce come abbiamo fatto a trasmettere questa informazione alle altre scimmie. No. Sì. Che non erano nemmeno a contatto. No, erano a distanza di chilometri, quindi le scimmiette non erano in grado di Ecco, nuotare. Che ritorno al discorso tuo Che è quantistico, le tutto cose a distanza, il tutto collegamento collegato, qui e lì, e sono tutto in stessa distanza. Pazzesco questo. Cioè, veramente Sì. c'è un mondo da scoprire. C'è un mondo da scoprire. Per quello io dico, se abbiamo un mondo da scoprire, perché ci fermiamo a 4 cavolate che ci raccontano e non andiamo oltre a scoprire questa immensità di informazioni che c'è? Cioè, perché c'è un'immensità. Perché ci hanno chiuso in una scatoletta calda. Siccome è calda, stai relativamente bene, anche se una scatoletta magari non respiri bene, sei chiuso, sei tutto anchilosato, però è calda. Ti danno delle piccole cose per rimanere dentro quella scatoletta. Ci sono quelli che quelle piccole cose non bastano, che dicono no, io non voglio stare qui in questa scatoletta, spaccano la scatoletta e escono. Invece ci sono quelli che dicono no, magari fuori dalla scatoletta che cosa c'è? Sì. Sì. Questa è la questione di la 100ª scimmia. Ecco, e ricolleghiamo il discorso della sigla di apertura, chiusura, bruciare le navi, andare oltre, vedere il mondo che ci aspetta, l'incognito che può essere affascinante. Sì, esatto. Anyway, adesso allora andiamo ad ascoltare la canzone, se non ascolteremo più. Allora, la canzone dei Radiohead che si chiama No Surprise, nessuna sorpresa. Ecco, adesso andiamo ad ascoltare questa canzone. Spero che sia di grande introspezione per ognuno di noi e ci riconnettiamo a breve. Bene, adesso abbiamo ascoltato i Radiohead con la loro canzone No Surprise, molto bella, molto riflessiva, e per far capire la mente umana come è limitata proprio nelle proprie sicurezze, che preferisce avere nessuna sorpresa, una vita piatta, piuttosto che pensare e andare incontro magari anche all'ignoto, che poi porta a tante altre nuove cose, perché le cose che sappiamo non le sapremo se mai saremo andati verso l'ignoto, perché dal momento che tu nasci a fronte all'ignoto, ogni giorno l'ignoto, quando ti fermi è lì che hai finito di vivere, secondo me, perché esisti e basta e rimani lì fermo per 1000 motivi, però rimani fermo, questo è vero. No? Cosa ne dici, Adriana? Sì, infatti la gente dovrebbe incominciare ad imparare a trovare le risposte da sola, non sempre chiedere che lo facciano gli altri, perché le risposte, anche se le chiedono a me o a te, noi non ce le abbiamo, ce l'hanno loro, magari ce l'abbiamo, ma secondo me le persone hanno le risposte dentro di loro, quindi devono imparare a cercarsele da soli, non hanno bisogno di altri, ognuno è fautore del proprio destino, quindi quello che
quello che dico, anche io mi trovo a gestire, diciamo, qualche gruppo in cui ci sono più persone che magari mi chiedono delle delucidazioni anche magari riguardo, che so, le leggi che escono fuori. Sul giornale hanno detto così, che succede? Sì, ma ho detto, ma nei siti ufficiali non sono andato a vedere. No, bisogna andare a vedere, anche tu di tuo devi andare e vedere nella Gazzetta Ufficiale o quello che è nel sito del governo. Vai a vedere, è uscito qualcosa, il decreto nuovo, quello, leggitelo. E invece no, non vanno. Ma io ho sentito il giornale che diceva così. Vai a vedere poi magari sul sito ufficiale e dici no, guarda che non era quello che ti hanno fatto credere, perché ovviamente un giornale dice metà delle cose, le altre devi vedertele da te. La gente deve imparare a trovarsi le risposte da sola, perché è in grado di farlo, non deve aspettare sempre la pappa pronta, diciamo, o qualcuno che gli dica cosa fare. Sarebbero in grado da soli di fare ricerca e trovarsi quello che vogliono sapere, se vogliono, senza doverlo chiedere a qualcun altro che faccia il lavoro per loro. Ma per cui siamo, cioè, come popolo siamo pigri. Sì, la pigrizia. Perché non è che siamo mongoloidi che non riusciamo ad arrivare, no. siamo pigri. Pigrissimi. Cioè preferiamo chiedere, Esattamente, cioè, credere a una telefinzione piuttosto che è una andare pigrizia a veramente, cercarla. sì, pigri, veramente una pigrizia veramente. Abbiamo bisogno di un padrone che ci dica come Abbiamo fare, bisogno perché siamo di così qualcuno- pigri da vivere sulle Sì. nostre spalle, cioè da soli, sulle nostre responsabilità. Sì, è la pigrizia che non ti fa. Devo dire che l'acidia da noi è imperante. In Italia l'acidia è una cosa No, non solo. imperante. Io ho visto che in Italia i 7 peccati capitali ci sono tutti e alla stragrande. Sì, Proprio è alla vero. stragrande. È vero, è vero. È difficile, vedi, tutte queste cose in un altro paese. Addirittura siamo il paese che bestemmia di più al mondo. Per cui Sì. cioè, abbiamo proprio, cioè, è una cosa assurda. Cioè, veramente, io delle volte ci rifletto e dico, ma come? Abbiamo l'arte, abbiamo questo, la cultura, le robe, eccetera. E adesso trovo che siamo pieni di gente studiata, ma senza cultura. Sì, Senza perché educazione, senza, cioè, cosa stai a fare di Sono uno nozioni. studio, di un libro, se non hai una cultura, non hai un'educazione? Cioè, quello non si impara sui libri. no. Allora, il fatto di studiare e avere delle nozioni è una cosa, però l'intelligenza è un'altra. Cioè, la cultura può essere nozionismo, diciamo. Tu hai tante nozioni, metti insieme quella, ma non è l'intelligenza. L'intelligenza è una cosa diversa, è una cosa che ce l'hai anche se non studi, cioè tu vai per deduzione, quindi fai girare le rotelline del cervello e quindi questa è l'intelligenza, perché puoi imparare anche da un contadino certe cose, certe verità sulla vita che tu non ci saresti mai arrivato, perché lui è intelligente. Tu magari hai studiato, io magari sono plurilaureata, però su certe cose non ci sarei mai arrivata, perché magari non sono così intelligente. Io sono tanto colta, cioè ho tante nozioni, però non sono intelligente come qualcuno che magari si ha lavorato la terra con le mani e quindi ha dovuto aguzzare l'ingegno per andare avanti. Io trovo che le persone più semplici siano quelle che sono più intelligenti, perché hanno dovuto agire, e invece quelli che si trovano tutto pronto studiano, ma quella secondo me non è intelligenza. Tutto qua. Vero. Comunque io sono positiva, perché io penso che prima o poi la gente si sveglierà, perché io ho visto appunto tanti cambiamenti che ti dico già solamente l'anno scorso non vedevo. L'anno scorso c'era una chiusura mentale grandissima. Adesso veramente ho visto tanti cambiamenti, vedo più apertura di quello che mi aspettavo. Cioè non mi aspettavo che la gente reagisse così, soprattutto qua in un paese come il nostro di pigri, appunto, non mi aspettavo che la gente si svegliasse così tanto, invece ne vedo tantissimi. Secondo me non si aspettavano nemmeno loro. Di svegliarsi? Sì, non volevano magari. No, comunque io sono positiva. La gente ha cominciato, cioè non tutti, cioè la gente, cioè alcune persone hanno cominciato
a tirarsi fuori i cosiddetti da soli, esatto, a dire esatto. no, aspetta, non credo più alla telefinzione, ma voglio vedere con i miei occhi e fare il mio ragionamento, per cui Sì. hanno visto, cioè, troppe veramente, cioè, era diventato ridicolo. Ridicolo. Questo sì, no, domani no, ho cambiato idea, no, no, Sì, no, sì. dopodomani sì, Gli ancora, orari, e la sì. gente seguisse, per cui, cioè, ovviamente quello che è un po' più un essere pensante, cioè, ha cominciato a dire, ma no, aspetta Ma un dai, attimo, siamo, cioè. dai, sì, sì. Se prendo un caffè in piedi non mi ammalo, se mi siedo sì e viceversa, cioè assurdo. Cioè, no, allora io ti dico questo, cioè, durante tutti questi 2 anni comunque ho sempre viaggiato io per passione, per lavoro, Sì. eccetera, perché questa chiusura mentale era solo in Italia principalmente, no? Ma sai che mi chiedevano mi dicevano, da dove vieni qua là, eccetera, no? Io dicevo, guarda, noi veniamo da una piccola repubblica, dal Friuli, sì, che è tra l'Italia, la Slovenia e l'Austria, perché la pubblicità che noi abbiamo esportato in quei 2 anni era così tremenda, sembrava che eravamo lebbrosi, no? Allora, cioè, onestamente, dicevo, zio Vili, se io gli dico che vengo dall'Italia, questi dicono, oddio, Satana, sì. no? Sì, Allora sì, dicevo, sai, sono una piccola repubblica, lì, essendo lontano, magari non la conoscono, sai. Sì, no, per quello io ti dico, cioè, dobbiamo veramente stare attenti, perché una nazione è fatta da tante persone e ogni persona, se nel suo si risveglia, cioè, cambia la nazione, cioè la nazione siamo noi, la società siamo noi, ognuno di noi, e il bene vince sempre sul mare, e secondo me c'è in atto una grande battaglia in noi stessi tra il bene e il male. Certo. Ed è questo che noi dobbiamo seguire, il bene, tenere sempre le nostre menti positive, energetiche, a vedere il futuro, a vivere la nostra vita, eccetera, perché quello che stanno cercando di far passare adesso è un po' l'annientamento dell'uomo. Esatto. Cioè, quello che è zero è bene. E dico, ma una volta no, era bene, adesso zero, guarda, se sei zero, va benissimo, no? Cioè, sei negativo, è bene, cioè, pensa a te, dove hanno portato il cervello umano a pensare. Sì, hanno sei cambiato negativo, i parametri. vai benissimo, cioè sei una nullità, ancora meglio, cioè nel senso, così posso comandarti cambiano i livelli bene. Come il colesterolo nel sangue, lo stesso, man mano che quante benticine devono Per vendere, cui, cambiano il livello del colesterolo. Esatto, uguale. esatto. Però è pericolosa sta cosa qua, perché se non ci rendiamo conto di quello che stiamo andando incontro, cioè diventa veramente, cioè, la fine dell'essere umano, per cui dobbiamo veramente combattere dentro noi stessi e dire questo sì, quello no, non dobbiamo aspettarci che qualcun altro lo faccia per noi, o stiamo seduti sul divano in attesa che qualcuno ci dica ok, adesso siete tutti liberi. No, non avverrà mai, se non lo facciamo prima in noi stessi. Cioè dobbiamo noi fare il lavoro e dare l'esempio per quelle altre persone che magari hanno più difficoltà, che magari vedendo un esempio in noi dicono beh dai, aspetta, provo c'è anch'io. riuscito lui, vediamo. E allora magari, sai, 10, 20, 100, 1000, cioè 1 milione avanti, cioè, le cose possono cambiare, ma cambieranno solo col nostro esempio. Speriamo di essere a centesima scimmia, allora. Ognuno di noi lo è se vuole. Sì. Deve solo volerlo. Cioè, Speriamo di essere un esempio positivo, sì, no? però quella scimmia ha detto perché devo fermarmi lì, posso andare oltre. E ha fatto un esperimento, è andato oltre, capito? Ha cercato, ha fatto questo e quell'altro, non si è accontentato dalle solite cose classiche imposte. Per cui quando noi andiamo oltre con la nostra mente, con il nostro coraggio, con noi stessi, la voglia di scoprire, di riflettere e di prendere spunti, possiamo farlo. Cioè, nel senso, tu chiedi e ti sarà dato. Io sono sempre stato di questo parere qua, perché se tu ti fai delle domande, fai un qualcosa eccetera, queste cose ti cominciano a girare nella mente, no? Cioè nella testa, cioè cominciano a ragionare. Poi lì per lì è difficile venga fuori data una risposta, però nel giro di 2 o 3 giorni massimo ti viene data una risposta, magari ascoltando una canzone, riflettendo una persona ti dice e da là è collegato il B e il C, e da là cominciano a costruirsi le altre cose, e da lì vai oltre, ed è un continuo è come la crescere. serendipità praticamente, che tu hai bisogno di una cosa, non ti viene fuori in quel momento,
però dopo la trovi in un momento in cui tu non ti aspettavi, però magari in quel momento è proprio quello che ti serve. Sì. Sì. Serendipità. Come si chiama? Serendipità. Serendipità. Sì. Vedi? Interessante. Io le cose tecniche non le conosco perché vivendole non conosco queste cose qua. Però vedi, secondo me c'è tutto, basta volerlo. Cioè, se noi lo vogliamo c'è la risposta per ogni cosa, ma dobbiamo volerlo. Se Sì, tu sì. stai fermo e ti ipnotizzi su una scatola, clic, connesso telecomando invece che connesso con te stesso, cioè sei connesso con l'esterno. E con Certo che l'esterno puoi non andrai da vedere la nessuna parte. scatola, ma sai che è una scatola. Sì, va bene per un momento di distrazione, vedere quel programma, va benissimo, però fine, stop, chiuso. Sì. Non è che stai là a passare il tuo Non tempo è- perché non hai, cioè, vuol dire che tu non sai vivere in pace con te stesso, Esatto. non sai vivere con te stesso, che prima devi imparare a vivere con te stesso e poi con esternamente quello che vedi, perché il vero viaggio parte da dentro ognuno di noi, cioè, e noi siamo qua per fare un viaggio in questa vita. Se non abbiamo capito questo, siamo come le altre 99 scimmie. Sì, esatto. Non ci sarà un cambiamento se Sì, tu non, sì. non ci sarà evoluzione. Che Il siamo nati futuro per quello. come lo vedi? Io lo vedo positivo perché appunto ti dico che ho visto tanta gente che prima vedevo completamente chiusa su certi argomenti, invece adesso si rende conto di essere stata presa in giro da tutto quello l'ambaradan che c'è, insomma, e che adesso è stufa. Tanta gente è stufa, quindi io vedo un futuro che andrà migliorando, nonostante cercano in tutti i modi di remarci contro, ma comunque vedo che la gente pian piano si sta veramente risvegliando. Però io ho visto più ci remano contro e prima ci svegliamo. Esatto. Cioè è un effetto boomerang fantastico. Sì, esatto. È come qualcuno che ti dà un pugno sul naso, cosa aspetti che te ne dia un altro? No, reagisci, lo spingi via o perlomeno gli rispondi con un altro pugno, giusto? Certo che sì. È la stessa cosa. Invece quando uno comincia prima uno spintone e poi che so ti pesta un piede, poi... uno non finirà mai se tu lo lasci stare. Esatto, ma tu devi reagire, non mi toccare o perlomeno. Certo. Devi avere rispetto per te stesso, perché se tu non hai rispetto per te stesso non puoi averlo per gli altri. Esatto, tu non devi farti trattare male, non devi trattare male, perché sai che gli altri sono te, che per la visione che ho io dell'universo, che siamo tutti l'universo, non puoi trattare male un altro perché tu sei l'altro. Sì. Guarda, io ho visto anche con qualsiasi animale, un insetto, un qualsiasi cosa, eccetera. Cioè, io ultimamente per scelta, siccome mi sposto spesso, anche per i miei impegni, vivo in un camper. Perché non so, cioè, per me è il massimo proprio di tutto. E l'altra mattina sono svegliato, c'era un piccolo ragnetto sul soffitto, no? Ho detto, guarda che forti i ragnetti, no? Come proprio in una casa vera e propria c'è il ragnetto, no? Allora ho detto, poverino, è chiuso qua dentro, eccetera. L'ho preso, l'ho fatto, ho messo là vicino il dito, ho camminato sul mio dito, l'ho appoggiato fuori dalla finestra ed è sceso, è andato fuori in mezzo al verde, dove appartiene. Sì, infatti. Per cui se tu tratti anche il più piccolo insetto, capendo che c'è una scintilla di vita anche in lui, che è la stessa scintilla di vita che c'è in noi, cioè impariamo ad amare il prossimo come noi stessi, indipendentemente dalla sua forma, sia un insetto, se questo, se quell'altro, se più grande. È una vita. E secondo me quando cominci a vivere vedendo queste cose, si vive meglio in se stessi. Sì, no? Sì, certo. Ecco. Rispetto per tutto. Ecco, per cui niente, siamo verso la fine del programma, ci dicono qui in regia, dovete sapere che il regista si chiama Simone ed è colui che si prende cura del programma, della radio, delle parti tecniche, che grazie a lui che questo programma può andare in onda, perché è colui dietro che fa tutto lo sbattimento affinché questo sia vera, perché dietro a tutto c'è un grande sforzo, non è da poco, per cui ringraziamo Simone per quello che sta facendo, perché è una cosa che lui sta facendo proprio nel suo tempo libero, per cui è molto apprezzabile il tempo che dedica.
E grazie a tutti voi che siete qui connessi, e spero che anche stasera vi sia piaciuto. Cioè, abbiamo potuto darvi qualche spunto, come anche voi ce lo date a noi quando ci scrivete, ci comunichiamo, ci telefoniamo. Cioè, questo è una cosa bella, perché è un nostro programma, un programma di tutti noi, dove possiamo ritrovarci. Ecco, per cui grazie. La puntata la potete ritrovare sul sito di Radio Piper, cliccate sulla sezione podcast e trovate tutte le puntate di Connessi con se stessi. Questa è la nona puntata, appunto, del 9 marzo, che è andata in onda alle 9 di sera, per cui se qualcuno di voi sa cosa significa questi 3 volte 9 in serie nel stesso programma, magari ci scrive, così lo sappiamo anche noi. Sicuramente non è una cosa a caso, ma avrà un significato. E così. Buonanotte, buonasera, anzi. Ecco, ti è piaciuto essere qua? Sì. Bella chiacchierata. Bene. Grazie, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo mercoledì prossimo sempre qui a Radio Piper. Grazie per esserci e vi voglio bene. Alla prossima. Ciao. How did we get here? What comes to wait on a lonely shore? I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon a heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to Burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again.
and step into a new